Hai detto che la tribù è sull'orlo dell'estinzione. Cosa è successo? Dopo il massacro alla prova, uno squadrone ha inseguito gli assassini. Ma in pochi sono tornati. Come hanno fatto a sconfiggerli? Gli assassini non combattono soli. Hanno preso possesso delle macchine, corrompendole e portandole alla pazzia. Gli assassini sono fuggiti. Sì. E l'unico piano che le matriarche hanno escogitato è cantare l'inno dell'espiazione e implorare la pietà della madre, come se non volesse che ci aiutassimo. E qual è il tuo piano? Questo era il mio piano. Mostrarti dove sei nata e permetterti di seguire il destino che la madre ha voluto per te. Le alte matriarche ci aspettano. Meglio se parlo io. L'hai fatto? Sì, adesso sa. Sorelle, la dea ha parlato ad Aloy. Le ha detto di curare la corruzione. Ah! Come può riuscirci? Dovrà spingersi oltre la nostra terra sacra. Una cercatrice? Se la dea ha parlato, così sia. Vorreste fare di questa cosa una cercatrice? Sorella. Per una volta, Lansra! Ascoltaci! Oh, questo è il vostro peccato, non il mio. Mandatela a cercare e speriamo che non torni più. Aloy, grazie al volere della dea, noi ti nominiamo cercatrice della tribù Nora. Nessuna barriera ostacolerà il tuo incarico sacro. Che la madre ti protegga e sostenga. Abbi fede. Mi preparo per l'inno. Noi speriamo in te. Tirsa, cos'è una cercatrice? Sei tu e questo è il tuo marchio. In tempo di necessità, le alte matriarche nominano un cercatore, un audace valoroso inviato a perseguire un grande fine, ovunque esso possa condurlo. Perfino oltre i confini della terra sacra? Sì, e col diritto di tornare una volta raggiunto o in caso di bisogno. Quindi posso andare ovunque, senza restrizioni? Perfino in luoghi proibiti, come le terre profane oltre la vista della madre o le rovine del mondo di metallo. Capito. Perché le rovine del mondo di metallo sono proibite? Sono posti in rovina, Aloy, oscuri e maligni, come i figli del metallo che li crearono. Quando tentarono di uccidere la madre, la sua ira spazzò via le loro città, ma non mondò il loro peccato. Il loro antico livore infesta quelle rovine, pronto a ghermire qualsiasi sciocco vi si addentri. Ma io ho visto una rovina. Sembrava all'interno della madre. Non è possibile. Credimi. Allora, questo va oltre la mia comprensione. Ma confido che scoprirai la verità. Perché le terre oltre il territorio Nora sono profane? Non è ovvio? La nostra terra è sacra. Viviamo sotto lo sguardo della dea, la madre, la fonte della vita stessa. Oltre il suo sguardo si estende una terra decaduta e corrotta. Per questo è contro la legge tribale allontanarsi. Ma come cercatrice sarai protetta. Ci sono stati altri cercatori? Sì, ma sono molto rari e la maggior parte è partita senza tornare. Rost era un cercatore. No, non un cercatore.
Cosa mi stai nascondendo? Non è il momento, Aloy. Magari un altro giorno. Che ne è stato del corpo di Rost? Temo che ci fosse molto poco da recuperare. Ciò che è rimasto è stato sepolto nel luogo in cui ti ha cresciuta, con dei fiori sulla tomba. Grazie. In troppi hanno sofferto. C'è qualcosa che possa fare? Tutto ciò che conta è che realizzi lo scopo che la madre ha voluto per te. Non ne ho la più pallida idea, proprio come te. Allora scoprilo. Ma se pensi che parte del tuo scopo sia aiutare la tribù, fa pure ciò che ritieni giusto. Di sicuro troverai gente bisognosa in tutto l'abbraccio. I Nora hanno inviato uno squadrone contro gli assassini. Sì, ma è stato assalito e sconfitto. In pochi si sono salvati. E molti di loro sono feriti. Sai dove sono gli assassini? No, ma puoi chiederlo a Varl, un'audace a difesa delle porte dell'abbraccio. È scampato all'imboscata. Ne saprà di più. Ora devo andare. Da qui dovrai raggiungere le porte dell'abbraccio. Parla con Varl e ti indicherà la strada per Meridiana. Se qualche Nora cercasse di ostacolarti, dimostragli che sei una cercatrice. Lo farò. Grazie, Tirsa. Di tutto. Che la madre ti benedica e ti protegga.